Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come utilizzare i trasporti pubblici in città? Vivere in una città moderna significa anche imparare a usare bene i trasporti pubblici. Oggi molte persone non hanno la possibilità o non vogliono utilizzare l'automobile privata tutti i giorni, sia per motivi economici, sia per motivi ecologici. Per questo i trasporti pubblici, come autobus, tram, metropolitana o treni regionali, sono diventati fondamentali nella vita quotidiana. Io credo che sapere utilizzare questi mezzi in modo intelligente e organizzato sia una competenza importante per chi vive in città. La prima cosa da capire è che i trasporti pubblici hanno vantaggi evidenti. Costano meno rispetto all'uso dell'auto privata, non richiedono parcheggio e riducono il traffico. Inoltre, aiutano a proteggere l'ambiente, perché un autobus con 50 persone produce meno inquinamento di 50 automobili. Usare i trasporti pubblici significa anche partecipare a una vita collettiva, perché si condividono gli spazi con altre persone e si diventa parte di un movimento più grande. Per utilizzare bene i trasporti pubblici bisogna però conoscere il sistema della propria città. Ogni città ha regole, linee e orari diversi. Un buon cittadino deve informarsi sugli orari delle corse, sulle tariffe e sulle possibilità di abbonamento. In molte città italiane, per esempio, è possibile acquistare un biglietto singolo per un viaggio breve oppure fare un abbonamento mensile o annuale, che permette di risparmiare molto se si viaggia ogni giorno. Io penso che l'abbonamento sia la soluzione migliore per studenti e lavoratori che devono spostarsi spesso. Un altro aspetto importante è la puntualità. Chi usa i trasporti pubblici deve imparare a organizzare il proprio tempo. Non basta uscire di casa all'ultimo momento, perché può capitare che il bus arrivi in anticipo o che ci sia molta gente e non si riesca a salire subito. È meglio arrivare alla fermata qualche minuto prima e consultare sempre gli orari aggiornati. Oggi esistono anche molte applicazioni per il telefono che mostrano in tempo reale dove si trova il bus o il treno. Questi strumenti sono molto utili e rendono i viaggi più facili. Un altro consiglio per chi vuole usare bene i mezzi pubblici è avere sempre con sé un biglietto valido. In molte città ci sono controlli e, se una persona viaggia senza biglietto, rischia una multa molto alta. Non è solo una questione di soldi. Pagare il biglietto significa anche rispettare gli altri viaggiatori e contribuire al funzionamento del servizio. Alcuni pensano che viaggiare senza biglietto sia una cosa piccola, ma in realtà è un problema serio, perché se troppe persone non pagano, il servizio peggiora per tutti. I trasporti pubblici non sono solo un modo per spostarsi, ma anche uno spazio sociale. Quando saliamo su un autobus o su un treno, entriamo in contatto con persone diverse, studenti, lavoratori, turisti, anziani. Questo può essere un'occasione per osservare la società e imparare a rispettare le regole comuni. Per esempio, è importante lasciare il posto a una persona anziana o a una donna incinta, non fare troppo rumore, non sporcare i sedili e non bloccare le porte. Sono gesti semplici, ma rendono il viaggio più piacevole per tutti. Un altro punto riguarda la sicurezza. Usare i mezzi pubblici è sicuro, ma bisogna avere attenzione. In città grandi può capitare che ci siano borseggiatori. Per questo è sempre meglio tenere la borsa o lo zaino vicino a sé, non mostrare oggetti di valore e restare attenti quando si è in luoghi molto affollati, come la metropolitana nelle ore di punta. Essere prudenti non significa avere paura, ma solo essere responsabili e consapevoli. Inoltre, viaggiare con i mezzi pubblici può anche diventare un momento utile della giornata. Molte persone leggono un libro, ascoltano musica, studiano o lavorano al computer mentre sono in treno o in autobus. Questo tempo non è perso, ma può trasformarsi in un'occasione per imparare qualcosa o per rilassarsi. Personalmente, quando prendo la metropolitana, porto sempre con me un libro o un giornale, e così i minuti del viaggio diventano un'esperienza piacevole.
Un altro aspetto molto interessante dell'uso dei trasporti pubblici è la possibilità di conoscere meglio la città. Quando si viaggia in autobus o in tram, si attraversano quartieri diversi, si vedono strade nuove e si imparano percorsi che altrimenti non si scoprirebbero. La macchina privata spesso ci porta sempre lungo le stesse vie, mentre con i mezzi pubblici possiamo osservare la vita quotidiana di zone meno conosciute. Io, per esempio, ho imparato a conoscere molti angoli della mia città semplicemente viaggiando in tram o in autobus. L'uso dei trasporti pubblici richiede anche una certa flessibilità. Può capitare che un autobus sia in ritardo, che una linea sia chiusa per lavori o che ci siano scioperi. In questi casi bisogna saper trovare soluzioni alternative. A volte è necessario cambiare percorso, prendere un altro mezzo o anche camminare un po' di più. Credo che questa capacità di adattarsi sia molto utile non solo per i viaggi, ma anche per la vita in generale. Chi usa i trasporti pubblici impara a essere paziente e creativo nelle soluzioni. Un'altra cosa importante è imparare a combinare i diversi mezzi di trasporto. In una città moderna non esiste solo l'autobus, ci sono tram, metropolitane, biciclette pubbliche e a volte anche monopattini elettrici in condivisione. Usare in modo intelligente questi servizi significa muoversi più velocemente e in modo più economico. Per esempio, si può andare in metropolitana fino a una certa fermata e poi prendere un autobus o una bici per arrivare a destinazione. Questo sistema integrato è molto utile e permette di ridurre il tempo del viaggio. Inoltre, è fondamentale rispettare l'ambiente quando si viaggia con i mezzi pubblici. Non bisogna lasciare rifiuti, non bisogna scrivere sui sedili o rovinare le strutture. Una città pulita e ben organizzata dipende anche dal comportamento dei cittadini. Se tutti rispettano le regole, il viaggio diventa più piacevole. Spesso vedo persone che buttano la carta per terra o parlano troppo forte al telefono. Questi comportamenti rovinano l'esperienza degli altri. Io penso che usare i trasporti pubblici sia anche una scuola di civiltà. La cultura dei trasporti pubblici cambia molto da città a città. In alcune città italiane, come Milano o Torino, la rete della metropolitana è molto sviluppata ed efficiente. In altre città più piccole, invece, ci sono solo autobus e a volte gli orari non sono molto precisi. Bisogna quindi imparare a conoscere le abitudini locali. In alcune città, per esempio, l'autobus non si ferma da solo. Bisogna alzare la mano per fermarlo, oppure bisogna premere il pulsante in tempo per scendere. Questi dettagli fanno parte della vita quotidiana e ogni nuovo abitante deve impararli per integrarsi bene. Un altro elemento che rende interessante l'uso dei trasporti pubblici è il contatto con persone diverse. Nei mezzi si incontrano culture, lingue e generazioni differenti. Si possono ascoltare conversazioni, osservare comportamenti e riflettere sulla società. Alcune volte questi incontri sono semplici e veloci, altre volte diventano vere amicizie. Ho conosciuto alcune persone con cui ho parlato più volte durante i viaggi quotidiani e questo ha reso le mie giornate più piacevoli. Anche una breve conversazione con uno sconosciuto può cambiare l'umore della giornata. Viaggiare sui mezzi pubblici ci insegna anche a rispettare il tempo degli altri. Quando si sale o si scende, bisogna farlo in modo ordinato, senza spingere. Quando si porta uno zaino grande, è meglio toglierlo e tenerlo vicino per non occupare troppo spazio. Quando si parla al telefono, è giusto mantenere un tono di voce basso. Sono regole semplici, ma mostrano educazione e rispetto. Io credo che la qualità dei trasporti pubblici dipenda non solo dall'organizzazione, ma anche dal comportamento dei passeggeri. Un altro tema molto discusso oggi è l'accessibilità. I trasporti pubblici devono essere utilizzabili da tutti, anche da persone con disabilità o difficoltà di movimento. Per questo è importante che ci siano autobus con pedane, ascensori nelle stazioni della metropolitana e informazioni chiare.
Una città moderna non può dimenticare nessuno. Tutti hanno diritto a muoversi liberamente. Quando vedo che qualcuno aiuta una persona anziana a salire o a scendere, penso che i mezzi pubblici siano anche un luogo dove si mostra solidarietà. Infine, penso che imparare a usare bene i trasporti pubblici sia un modo per sentirsi davvero parte di una città. Chi sa muoversi con facilità, chi conosce gli orari e le linee, chi rispetta le regole e gli altri passeggeri, dimostra di essere un cittadino consapevole e responsabile. L'auto privata da libertà, ma anche molti problemi: traffico, inquinamento, costi elevati. I trasporti pubblici, invece, offrono una libertà diversa, più collettiva e più sostenibile. In conclusione, i trasporti pubblici sono molto più che un semplice mezzo di spostamento. Sono un'occasione per imparare disciplina, rispetto e pazienza. Sono uno strumento per conoscere la città e le persone. Sono un modo per vivere meglio e in modo più ecologico. Io credo che tutti dovremmo imparare a usarli con intelligenza e responsabilità, perché solo così le nostre città potranno essere più vivibili, moderne e umane. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.